chiamo Alberto, ho 32 anni, sono un infermiere, lavoro in un pronto soccorso qua di Monza e Brianza da circa un anno e mezzo ormai più o meno. Ho diverse passioni, dalla musica allo sport, al lavoro stesso, comunque lo definirei una passione, anche quello, brevemente, questo sono io. Qual è stata la tua prima reazione di fronte all'emergenza coronavirus? Ma all'inizio la prima reazione mi ha spiazzato, cioè, mai avrei pensato che potesse assumere una dimensione così vasta e così importante in termini di costi di vite, quale ha preso. Sono rimasto abbastanza spaventato. In prima linea ci siamo trovati tutto addosso, ci siamo trovati anche, se vuoi, dare delle risposte che non eravamo neanche in grado di dare a noi stessi, quindi travolto, sicuramente travolto. Una sensazione che ho avuto è quella di essere eh, travolto da tutto e trovare un certo tipo di tattica personale per riuscire a arrivare al turno successivo. Ecco, questa è stata la mia sensazione, il mio modo di auto presentarmi all'emergenza sanitaria. E che cosa ti ha dato la forza di affrontare ogni giorno il tuo lavoro? Ma innanzitutto, come ti dicevo all'inizio, Mara, posso definirlo anche una passione questo lavoro, oltre che un lavoro. Forse questa è una delle cose che comunque mi ha dato quella marcia in più, quelle 10 marce in più che forse in questo periodo servivano. Il lavoro di squadra è importantissimo, il fatto di poter guardarsi intorno e dietro una mascherina, dietro una maschera, dietro degli occhiali, una visiera. Sotto delle tute c'erano comunque i tuoi colleghi che erano pronti a prendere il tuo posto se avevi bisogno di prendere aria, c'erano colleghi pronti a aiutarti nel gestire l'organizzazione. Questo mi ha dato molta forza, ecco, il sentirsi parte di un gruppo, sentirsi parte di un'equipe. Molti credono che alla fine di tutto questo saremo migliori, che può essere un'occasione di cambiamento, di un'evoluzione della specie umana. Tu come la vedi? Sarebbe bello, sarebbe molto bello e sarebbe quello che mi piacerebbe vedere nelle corsie degli ospedali, nelle strade delle città, dappertutto. Secondo me saremo migliori nel senso che avremo capito molte cose. Saremo, spero di no, ma magari più frustrati perché probabilmente torneremo a molte vecchie brutte abitudini, avendo visto come comunque magari si può migliorare in determinati frangenti, ma il sistema stesso magari non te lo permette. Saremo migliori se lo vorremmo essere, alla fin fine. Hai un'idea di come si può incentivare un cambiamento? Che cosa potrebbe essere utile, per far sì che questo momento non vada perso? Cioè, che possa veramente essere un momento di insegnamento? Che cosa potremmo fare? Ma ricordarci che siamo esseri umani, dai più piccoli ai più grandi potenti di questa terra, secondo me è una cosa che ora e sempre bisogna ricordarsi, bisognerebbe ricordarsi che siamo tutti esseri umani. Questa emergenza sanitaria, per chi è riuscito a cogliere anche queste cose, è riuscito anche a dimostrarcelo, non bastavano soldi, non bastavano poteri per riuscire a evitare di finire in una terapia intensiva piuttosto che di non farcela. Chiedo se ti va di condividere con noi un episodio che può essere positivo o negativo, che in questo periodo ti ha particolarmente colpito. Ma come puoi immaginare, Mara, ho visto talmente, cioè ne ho visto tantissimi di episodi sia positivi che negativi. Vorrei raccontarti di qualcosa di positivo che forse è più raro che altro. Mi è piaciuto molto vedere la sincerità con la quale magari un figlio riusciva a raccontare al papà, che purtroppo era tra le nostre cure, riuscire con semplicità al telefono, con un videomessaggio, a raccontargli e dirgli come fosse il papà più bravo del mondo per lui. Questo
Sono stati dei momenti dove anche io per fortuna avevo la mascherina, ero coperta perché magari sarebbe, sarei messo a piangere, ecco, diciamo così, molto emozionanti. E niente, vorrei lasciarti questa immagine molto, molto bella.